grind. La cosa che andrò a fare sarà questo movimento col premio in mano. Farò questo gesto col braccio teso lontano dal corpo e farò questo cerchio dietro la mia schiena. Cercherò di farlo più ampio possibile il gesto all'inizio, perché se costringo il cane a girare in poco spazio lui non girerà. Splash, vieni a far vedere. Eccoci qui, ok? Io faccio questo gesto ampissimo, vedete che giro, e quando lui è addirittura là lontano lo porto e poi metto il premietto all'esterno, così lui appoggerà la spalla al mio ginocchio, perché io voglio che lui si appoggi a me, se no succede poi che il cane si allontana sempre di più. Se voi sbagliate, no? Lo portate qua, poi premiate qua, il cane sarà sempre più lontano da voi. Invece l'obiettivo è proprio quello di tenerlo appiccicato qua, vedi? Lui già lo sa, però poi mi sposto, lo rifaccio, no? Ok, di nuovo, no? Bel giro, porto qua, lui mi striscia e poi lo porto all'esterno. Lui già si siede, però questo è il passo successivo. Facciamo vedere da dietro, nel giro, ok, lo porto all'esterno. Ok, questo è il movimento. Il passo successivo sarà metterlo seduto, ok? Come faccio a metterlo seduto? Lui lo sa già fare, anche tu lo sai già fare. Farò così, cerco di metterlo davanti all'inizio. Vieni qui, Splash, stai seduto un attimo. No, fermo. Farò così, il gesto ampio, lo porto qui, mando all'esterno e alzo e faccio questo. Ok, in sintesi questa è la cosa da fare. Per le difficoltà del caso, allora, lo giro così, faccio passare più tempo. Io mi sposto sempre perché voglio che lui si abitui a indirizzare il piede da tutte le angolature, ok? Che io sia qui, che io sia così, lui deve venire. Faccio vedere un'ultima volta, vieni, Splash, vieni. Così, lui struscia, porto all'esterno, faccio questo, visto? E inizio a premiare, visto? Con l'altra mano. Così lui non andrà in confusione con questa mano che invece dovrà passare sua destra. Ok? Tolgo il premio e vedo come lo fa. Se lo fa bene, bravissimo. Ok, ormai sono passato al premio di qua, no? Quindi di qui non voglio più niente, se no poi lui va in confusione e l'apprendimento regredisce, no? Vero, Splash? Quindi non ho più il premio qui, me lo porto davanti. Vieni, Flash, davanti. Pieno di moscerini e zanzare. Questo gesto. Olè! Premio di qua. Bravissimo. Sempre bravo, mi Flash. Come di qua. Vede. E gli do il premio. Aggiungo il comando vocale, quindi piede, piuttosto che gli dite quello che volete, vero? Olè. Olè. Piede. Bravo, Splash. Ok. Un trucco che voglio spiegarvi è seduto. Un trucco che voglio spiegarvi è questo. Una volta che il vostro cane ha imparato questo comando in questo modo e al gesto lui esegue, no? Lui vedi, ormai esegue, bravo, inizio a premiare una volta sì, una no, ok, un po' di meno, e poi vi insegno un trucco.
Avevo detto prima che spesso i cani si allontanano, il problema che hanno molti conduttori è che il cane si allontana gradualmente dalla gamba e quindi non riescono più a tenere il cane così, no? Vicino, perché lui deve appoggiare quasi il sedere sui talloni. Ok, deve essere bello adeso, così quando poi inizio a camminare, che ne parliamo dopo, lui mi sarà appiccicato così. Se no otteniamo che il cane si allontana sempre di più e la condotta poi si perde, lui è là e io sono qua. Ok? Un trucco per metterlo bene adeso è questo. Tu lo sai già, però vai indietro e aspetta un attimo. Metterò il premio qua, quindi facciamo dei passi indietro, torniamo a lavorare col premio in mano. Questo serve, ripeto, per correggere il fatto che il cane si allontana dalla gamba, quindi per aiutarlo a mettersi bello adeso alla nostra gamba. Metterò la mano in questo modo, lui arriverà col muso qui e io gli spingerò il muso dietro e succederà questo. Qui flash. Ok, hai visto come lui gira e si appoggia? Questo è importante, questo contatto. Lo premio con la testa di là, poi ritorno a premiare con la testa sempre più in qui. Left. Ok, adesso inizio a fargli un po' di ripetizioni e vedere se rimane adeso la mia gamba, no? Left. Se inizia a buttare il sedere in fuori lo ricorreggo come vi ho spiegato prima, quindi mi sposto, faccio questo e finché lui, esatto, non si mette giusto e poi lo premio ormai qua è perché i cani che fanno la condotta bene, non come loro, hanno sempre il muso appiccicato, perché tu fai questo per camminare, no? Quindi i primi passi li faremo così. Adesso vediamo i primi passi. Quindi lui è qua, perfetto, io col premietto qui gli faccio questo, 1, 2 e lo premio, tenendogli il muso qui all'inizio, ok? E vado avanti così, prendo degli altri premietti, left, ok, visto che mi dà proprio la botta lui, un passo e lo premio, oppure posso fare per mischiare le carte in tavola, left, un passo, esatto, e lo rimetto seduto. Visto che lui si storta, lo collego, ecco, fai bene, ok, lo risistemo, un passettino e lui ha capito un'altra cosa, ho sbagliato, faccio un passettino e lo tengo qua e lo metto giusto, ok? Vi faccio vedere il premietto. Hai preso? Ok. Faccio un passo e lo prendo. Ok, poi correggo bene. Dopo. Passettino. Perfetto. Ok, questa è stata una ripetizione ottima. E lo rimetto. Left. Passettino, 2 passi. Mi fermo. Correggo. Ok, bravissimo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Una volta che lui riesce a stare attaccato così, vedi che da qualsiasi posizione io faccio il gesto e lui viene. Left. Fai meglio. Rifacciamo meglio. Left. Ok. Left. Se mi sposto laterale, lui, esatto, mi deve seguire. Left. Rewind.